Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi dell'argomento sui stereotipi dei bocconiani e sulla Bocconi. Se mi seguite sugli altri social avreste visto che io ho finito Bocconi, ho ricevuto il voto della laurea, è un bel 99, non lo so perché non mi potevano dare un 100, ma vabbè, io prendo quel 99 e vado via. Ho chiesto se qualche persona voleva vedere un video in cui parlavo di tutti i stereotipi sulla Bocconi o un video in cui spiego le cose vere e non vere della Bocconi. La prima cosa che sento spesso che mi dà così fastidio è il detto che Bocconi è una università solo per i ricchi. Bocconi è una delle università più costose in Italia, ma direi che non è vero che tutti sono ricchi, perché innanzitutto tu paghi le tasse basato sul tuo reddito. Quindi 11.000 è per quelli che hanno un reddito sopra, penso che 50.000 euro all'anno, ma se sei sotto paghi meno. Anche questo 4.000, 6.000 all'anno è ancora più di Politecnico e le altre università, ma posso dire che come studente puoi lavorare e guadagnare quei 5.000 euro. Prima cosa è questa, paghi basato sul reddito, quindi questa è una cosa per fare anche i poveri entrare nella Bocconi. Un'altra cosa è che loro sono le uniche università in Italia che hanno un sacco di borse di studio, sia i borse di studio dallo Stato, sia quelli privati. Per esempio c'è uno dallo Stato che mi sa che chiama ISU, e con questo puoi ricevere la casa gratis, l'appartamento o la residente gratis, puoi ricevere i cibi gratis dalla Bocconi e puoi anche ricevere una riduzione su quanto paghi tu le tasse. E questo è non so bene perché io non avevo questa cosa, ma so che esiste e un sacco dei miei amici hanno usato questa risorsa. E poi ci sono le borse di studio, diciamo, privati che vengono proprio dalla Bocconi, che è uno che avevo io. Ci sono le borse di studio per quelli che hanno preso i voti alti in liceo e ci sono anche le borse di studio per quelli che hanno ancora una famiglia con un reddito basso. Io avevo una borsa di studio per quelli studenti che vengono dagli altri paesi che hanno una famiglia che ha un reddito basso. Quindi io dovevo dare un sacco di documenti a Bocconi per dare la prova, provare che ero povera. E quando ho fatto tutta la prova mi hanno dato la borsa di studio. Quindi ci sono tutte queste borse di studio. In più c'è le rete, penso che si chiamano così, e in più Bocconi dà anche il prestito agli studenti. Quindi non devi prendere per forza un prestito dalla banca, ma c'è un programma dentro Bocconi in cui puoi prendere un prestito dalla Bocconi per pagare le tasse. E in più Bocconi anche offre le posizioni di lavoro agli studenti. Ci sono gli studenti che lavorano per la Bocconi nelle residenze o nella biblioteca. Quindi Bocconi dà un sacco di opportunità per altre persone entrare nella università che non sono ricchi. Una buona cosa, perché io mi sono conosciuta persone molto interessanti, ero in classe sia con persone ricchissime, non potete immaginare. Oh no, vi faccio immaginare. Io avevo uno in classe con il cognome di Borromeo e un altro con il cognome di Sforza. Quindi è vero che ci sono questi tipi di persone a Bocconi che non sono soltanto ricchi, ma vengono dai famiglie potenti, di famiglie nobili, ci sono, ma c'erano anche gli studenti sia italiani sia stranieri che vengono dalle famiglie normali e come me hanno lavorato tutto il tempo alla Bocconi e hanno fatto le cose funzionare. Quindi non penso che è giusto dire che oh no, ma Bocconi è solo un'università per i ricchi e quindi tu sei lì solo perché sei capace di pagare, perché non è vero. E la Bocconi è un'università facile e basta che hai i soldi puoi pagare per i voti alti. Questo non è vero, perché se fosse stato vero avrei pagato per il 100, il voto di laurea di 100, non un 99. Oh, scherzi? No, non è vero. In realtà io direi che Bocconi è la università più difficile per economia,
Perché per esempio io ho studiato le cose che i miei amici in America che stanno studiando anche economia a università abbastanza prestigiose, loro non hanno visto le cose che io ho studiato a Bocconi. E questo non è per dire che le università italiane sono migliori, è solo per dire che le università italiane, in essere italiane, sono difficili. Quindi, dato che Bocconi è un'università italiana, è una università difficile da fare, da frequentare, devi studiare un sacco perché il sistema italiano dice che tu devi studiare un sacco. È vero che io ho studiato meno del mio fidanzato che ha studiato ingegneria, ma questo non vuol dire che quello che studio io è facile. Se a te piace le cose che studi e sei ben preparata per quello che studi e sei brava in quello che studi, le cose vanno meglio. Per esempio, io ho studiato economia prima di andare all'università, a me piace economia e gestire le cose e in più penso che sono brava in quello che faccio. Quindi per me la maggior parte dei corsi alla Bocconi non erano impossibili, ma dovevo lavorare lo stesso per avere i voti buoni. Mentre avevo altri compagni di classe che hanno sofferto un sacco perché non erano preparati nella materia, o a loro non piaceva così tanto la materia o non erano proprio bravi nella materia. Quindi dipende su questo, ma per dire che la Bocconi è facile e devi solo pagare per i voti, purtroppo non è vero. Devi lavorare molto, devi studiare molto per avere un buon voto. Io ho lavorato un sacco in questi anni per avere il mio 99, quindi io ho amici in altre università italiane. Dire che non era che il mio lavoro, i miei esami erano più facili di loro. Direi che i miei esami è andato più in fondo delle altre che hanno studiato economia. Un'altra cosa che dicono spesso della Bocconi è che è piena di figli di papà e tutti quelli che vanno in Bocconi sono figli di papà. Ci sono i figli di papà a Bocconi e non posso negarlo, ma come ho già detto ci sono anche le persone che lavorano. Io conosco delle persone che anche se possono chiedere alla mamma e alla papà per dargli qualcosa, loro cercano di fare da soli lo stesso. Quindi sì, ci sono i figli di papà, ma direi che metà o più di metà degli studenti che vanno a Bocconi non sono figli di papà. Sicuramente io non sono una figlia di papà. Un'altra cosa che sento spesso della Bocconi è che se tu vai a Bocconi è sicura che trovi lavoro. In tutti questi 3 anni che frequentavo Bocconi, tutti mi hanno detto questo. Io direi che questa cosa è solo metà vera, perché in realtà la laurea è solo un pezzo per trovare lavoro. Se hai la laurea devi anche avere tipo un voto, ma devi anche avere l'esperienza, ma devi anche avere una personalità, ma devi anche sapere una persona. Ci sono un sacco di cose che aiuta o non aiuta per trovare lavoro. E avere una laurea dalla Bocconi certamente aiuta, ma questo non vuol dire che trovi lavoro senza fatica, perché io ho fatto delle colloquio di lavoro, a volte non mi hanno preso. Per esempio non mi hanno preso perché ero troppo giovane, anche se era un lavoro per social media manager, che secondo me è un lavoro entry level, non è una cosa che qualcuno con un MBA fa, ma vabbè. Loro hanno detto che volevano qualcuno più senior, qualcuno più vecchia di me. Quindi anche se sono uscita dalla Bocconi, parlo italiano abbastanza bene, parlo inglese, sono abbastanza capace sui socials, direi. Loro volevano qualcuno più vecchia, quindi non importa se sono venuta dalla Bocconi, non importa se ho la laurea dalla Bocconi. Per trovare lavoro in Italia è difficile, punto. Sicuramente uscire dalla Bocconi aiuta la situazione, ma risolvere il problema che è difficile di trovare lavoro in Italia, purtroppo no. Anche se esci dalla Bocconi guadagni lo stesso di tutti gli altri. Non ho messo così tanto impegno in trovare un lavoro in Italia perché avevo già la mia propria cosa, quindi dopo quelli 3 colloqui di lavoro che ho fatto, c'erano quelli che mi volevano, ma il stipendio che mi volevano dare non aveva senso, o quelli che io volevo lavorare con loro, ma loro volevano qualcuno più senior. Quindi dopo 3 io ho detto va bene, io ho la mia cosa, continuo con la mia cosa e
va bene così, perché è difficile trovare lavoro in Italia per qualsiasi persona, particolarmente se sei straniera. Un'altra cosa che dicono spesso della Bocconi è che quelli della Bocconi si vestono in una maniera eccessiva e pensano che tutti i giorni è un fashion show. Questo è solo metà vera. È vero che ci sono le persone che si vestono così ogni giorno alla Bocconi e devo dire che ho cambiato un sacco il modo in cui mi sono vestita dopo sono andata alla Bocconi. È anche vero che ci sono le persone che si vestono nei sweatpants e nelle robe da poveri, perché ci sono i giorni in cui mi sono vestita così. È vero che ci sono le persone che vanno all'università nella giacca e cravatta, ma non sono così tanti. E se tu vai a scuola nei sweatpants, nessuno dice niente. Scherzo, perché io ho dimenticato di questa pagina che sta sempre guardando. Spero che abbiate trovato questo video interessante e spero che vi sia piaciuto questo video. Like and subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next one. Mwah.